E Sabrina Corbo, fondatrice con il marito di Green Network, che è l'ottava azienda fornitrice di energia in Italia. Hanno un fatturato di 1.800 miliardi l'anno, vicepresidente di Green Network UK e appunto ci segue da Londra. Benvenuta Sabrina Corbo. Buongiorno a tutti. La puntata di oggi è dedicata all'ottimismo. Parte da questo studio della Harvard Business Review, secondo cui al momento di dover decidere, purtroppo, in tempi di recessione, chi tenere e chi lasciare andare nelle aziende, spesso si tende a tenere i dipendenti che sono capaci di sorridere, di farsi coinvolgere, di fare una vita di azienda senza troppi musi lunghi. Senta Sabrina Corbo, l'ottimismo Sì, credo che abbia giocato un bel ruolo nel momento in cui nel 2003 con suo marito ha fondato Green Network partendo da zero. Avevate 10.000 euro di capitale. sì, assolutamente. Io sono forse la più ottimista tra i due perché comunque è il carattere che mi contraddistingue e poi probabilmente è anche vero che aveva bisogno di una spinta perché comunque alla fine ecco, questo business è nato dalla sua esperienza pregressa in Enel, quindi comunque aveva veramente bisogno di una spinta sicuramente emotiva e poi ecco, anche È un lavorativa. bel mix, marito ingegnere, Sì, quindi solido e non sì. proprio particolarmente ottimista. Uno dice gli ingegneri non No, sono proprio quelli. molto, no, molto figures, come dicono, molto numerico, che giustamente è la giusta accoppiata, dico io, perché in realtà appunto siamo complementari e forse questo è stato anche il motivo per cui questa azienda è nata veramente con due persone semplicissime e è arrivata anche ad essere una realtà solida e ad affrontare anche quindi il mercato in UK. Proprio perché dalla nostra complementarietà riusciamo a tirare il meglio. Siamo entrambi caparbi, io sono ecco, parlavamo dei genitori, mio papà è un generale dell'arma, adesso in pensione, ma è stata una persona che mi ha dato quella grinta, quella stabilità anche probabilmente psicologica e mentale di riuscire ad ottenere quello che in realtà Però, almeno a provarci, dico io, Sabrina poi Corbo, riuscire. è vero che ci vuole la competenza tecnica Sì, e quella molto, ce l'ha sì, messa suo marito, assolutamente, poi ci sì. vuole la determinazione, questa ce l'ha messa lei, Sì, figlia di un sì, generale sì, dell'arma. sì. Però poi Ho studiato partendo. tanto perché in effetti non sapevo assolutamente cosa facesse mio marito nel 2003, quindi di fatto Quindi io lei, sono quella lei che ho invece, studiato. invece di dire vabbè, allora continuo a fare, non so che lavoro facesse prima, Io oppure. ero legale, no, in studi commerciali internazionali, quindi facevo tutt'altro, parlo 4 lingue, quindi ero completamente un'altra natura, un altro sogno e un'altra, diciamo, Lei ha detto io metto le mie competenze a sì. fare qualcosa che non ho mai fatto prima e vediamo se ci Sì, riesce. Mm. sì, 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 sì. Io sono stata quella che in realtà ha rilanciato di più, perché comunque lui ha il suo mondo, i suoi studi, è un ingegnere elettrico. Io sono stata quella che si è reinventata, che si è presa i libri, che si è studiata la situazione e che di fatto ha dato la massima apertura, se vogliamo, a questa idea. È Ecco, ovvio che quindi dopo 10 anni mi è venuto anche più facile poi a quel punto dire ma lo posso rifare in Inghilterra, no? Perché comunque la mia natura è quella che tanto ottimista e sicuramente, ma poi poi è la mai forza fermarsi, di. mai fermarsi. Beh, Sabrina Corbo, com'è stato trasferirsi a Londra con 3 figli piccoli, 2 cani e cercare anche di far diventare di successo internazionale l'azienda che era stata fondata 10 anni prima? C'è avuto molto, Eh, molto ottimismo, eh? Sì, ci è Sì. voluto molto ottimismo, sicuramente, molto, molto ottimismo, anche un pizzico di incoscienza, dico io, perché poi è tipico secondo me di noi donne. Ecco, almeno nella coppia, ecco, visto che mio marito appunto è così razionale. Io l'ho sentito sul business, ho visto che c'era un'opportunità, per il primo anno avevo comunque creato un primo embrione di azienda qui e facevo su e giù tutti i mesi, dopo 8 mesi ho visto il potenziale che c'era e a quel punto la domanda è stata quasi retorica, nel senso che quando si vede che si possono avere dei ottimi risultati diventa difficile per un imprenditore rinunciarci, perché è come se aver visto qualcosa e far finta di non averla vista, ma non è possibile. Quindi il discorso era sempre lì, noi abbiamo sempre dato l'esempio in azienda, siamo comunque sì è vero imprenditori, ma i primi operativi in azienda, i primi ad arrivare la mattina, i primi a tornare la sera, e forse è questo esempio che ha fatto sì che abbiamo un'azienda comunque creata su
con zero debito in 15 anni, quindi di cui mi sono accorta del valore da quando sono arrivata qui a Londra, che loro gli inglesi mi guardavano quasi incredibilmente entusiasti di questa cosa, perché abbiamo persone che lavorano da noi da 15 anni, quindi con un turnover pari a zero, quindi diamo un buon esempio. Quindi mi sono detta, se io non ci credo in questa cosa per prima, come posso chiedere a qualcuno della mia azienda di trasferirsi a Londra e di costruire un business del quale io per prima non sono interrompo disposto? brevissimamente, risposta fulminea. Questo ottimismo c'è anche ora, dopo mesi in cui Londra è al centro di attentati? Sì, l'ottimismo c'è, perché comunque è una città che offre tanto, comunque per quanto mi riguarda il business va benissimo e sono molto contenta, anzi va oltre ogni aspettativa. Certo è che se lei mi dice invece dal punto di vista della vita qui, io non mi aspettavo di vivere questi anni e questo periodo a Londra. Quando mi sono trasferita 3 anni fa era tutt'altro, era molto diversa. Oggi sinceramente siamo abituati ad avere un brivido lungo la schiena quando sentiamo una sirena, ormai è tutti i giorni, secondo me. Grazie a Sabrina Corbo, vicepresidente di Green Network UK da Londra.